desktop da incubo, ammassi di icone senza senso, programmi letteralmente introvabili. Ebbene, questa è la situazione che trovo dal 90% dei miei clienti, nonostante tutte le mie preghiere e tutte le mie raccomandazioni. Fino a quando qualcuno mi ha chiesto se non ci fosse un sistema, visto che lui proprio non ce la faceva, per tenere in ordine le icone del desktop. Devo ammettere che sul momento sono rimasto piuttosto spiazzato dalla domanda, ma mi sono riservato di fare una ricerchina. E allora, a suo, ma soprattutto a tuo beneficio, andiamo a vedere che cosa ho trovato. Ti senti pronto? Iniziamo. Ecco qui che per farti un esempio ho fatto un desktop appena un pochino disordinato, perché di più con tutta la buona volontà non riesco proprio a reggerlo. Ma andiamo a vedere come fare per mettere in ordine tutte quante le nostre icone. Ebbene, il trucco è molto semplice. Abbiamo bisogno di un piccolo ma davvero rivoluzionario programmino. Andiamo a procurarcelo. Per prima cosa, anche visto che abbiamo una notevole scelta, andiamo ad aprire uno dei nostri browser. Io in questo caso utilizzerò Google Chrome, ma tu utilizza pure quello che preferisci. Una volta aperto il browser nel motore di ricerca, andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e andiamo ad aprire il primo risultato, cioè, come sempre, quello relativo al sito www.gentiluomodigitale.it. Una volta aperto nella parte in alto, ci porteremo nella sezione che si chiama Downloads. Facciamoci clic ed appena si sarà aperta la nostra pagina, scendiamo fino ad individuare questo programmino qua, quello che si chiama Taskbar Groups. Facciamo clic sul pulsante File Download per andare a scaricarlo e una volta che sarà stato scaricato sul nostro computer, clicchiamo per andare ad aprire la cartella che lo contiene. Fatto questo potremo chiudere il nostro browser e fare doppio clic sul file appena scaricato, cioè quello che si chiama Taskbar Groups. Si aprirà la cartella compressa che contiene a sua volta un'altra cartella, perché questo è un programma portable, ovvero che non ha bisogno di alcuna installazione. Possiamo estrarre il programma portandolo sul desktop, tanto per disordinarlo un altro po', e chiudere la cartella compressa che lo conteneva. Una volta chiuso, andiamo ad aprire la cartella che abbiamo appena portato sul desktop e lanciamo il programma contenuto al suo interno, cioè quello che si chiama Taskbar Groups. Una volta aperto avremo la possibilità di creare un nuovo gruppo per la nostra taskbar, ovvero un gruppo che conterrà tutti i programmi simili che andremo a mettere qui in basso sulla nostra barra delle applicazioni. Per farlo andiamo a cliccare su quest'unica icona Add Taskbar Group contrassegnata con un bel più. Facciamolo e si aprirà una finestra esattamente come questa. La prima cosa che dovremo fare sarà dare un nome al nuovo gruppo. Per farlo dovremo scegliere un nome che rappresenti quello che sarà contenuto, o meglio riordinato, all'interno del nostro gruppo. Ad esempio, se guardiamo sul lato sinistro del mio desktop abbiamo 1, 2, 3 e 4 browsers. In questo caso potremo ad esempio chiamare questa finestra proprio browser. La seconda cosa che ci viene chiesta è di aggiungere, se lo desideriamo, ma ti consiglio di farlo, un'icona che rappresenti questo gruppo in modo da renderlo ancora più facile da individuare, come vedrai a breve. Per procurarci un'icona la procedura è davvero semplicissima. Tutto ciò che dovrai fare sarà aprire uno qualunque dei tuoi browser e andare a digitare, ad esempio in questo caso, browser icon. Effettuiamo la ricerca e vediamo che ci verranno proposte una serie di icone. Quello che possiamo fare è andare a cliccare in alto nella sezione immagini, scegliere l'icona che preferiamo accertandoci che non sia un'icona a pagamento. In questo caso, come puoi vedere, appartiene a FreePic, un sito che offre icone gratuite. Clicchiamoci su, facciamo un clic con il pulsante destro e scegliamo la voce apri immagine in un'altra scheda.
Una volta aperta l'immagine potremo nuovamente fare un clic con il pulsante destro e scegliere la voce Salva immagine con nome e andarla a mettere ad esempio all'interno della cartella Download. Facciamo clic su Salva e avremo scaricato la nostra icona. Chiudiamo il desktop, andiamo su Change Group Icon, cioè su quest'altro pulsantone con il più, ci porteremo nella cartella Download dove troveremo la nostra icona browser appena scaricata. Selezioniamola facendoci un clic e successivamente clicchiamo sul pulsante Apri in basso a destra. Ed ecco che abbiamo creato l'icona per il nostro nuovo gruppo. Fatto questo dovremo andare ad aggiungere i programmi che saranno afferenti a questo gruppo e quindi in questo caso i miei browser. Nel frattempo ho cambiato macchina virtuale e mi sono fumato Opera, ma poco cambia. Quindi clicchiamo sul pulsante Add New Shortcut e verremo portati all'interno della nostra cartella programmi. Quello che dovremo fare sarà scendere fino ad individuare tutti quanti i nostri programmi, quindi aggiungeremo Firefox, Chrome ed Edge. Per farlo teniamo premuto il tasto Ctrl sulla nostra tastiera e andiamo a cliccare su ognuno di questi programmi, Firefox, Chrome ed Edge. Rilasciamo il tasto Ctrl e clicchiamo sul pulsante Apri in basso a destra. Ecco fatto che sono stati aggiunti i nostri programmi al gruppo browsers. Fatto questo cliccheremo sul pulsante Save, quello qui in basso, e il nostro gruppo sarà stato creato. Ma come facciamo adesso ad aggiungere questo gruppo giù in basso sulla barra? È altrettanto semplice. Quello che dobbiamo fare è andare nella cartella che abbiamo creato sul desktop ed aprirla e al suo interno troveremo una sottocartella che si chiama Shortcuts. Andiamo ad aprirla e ancora al suo interno troveremo il nostro nuovo gruppo browsers. Trasciniamolo con il pulsante destro del mouse giù sulla barra delle applicazioni e rilasciamolo. Avremo creato in questo modo il nostro nuovo collegamento al gruppo. Cliccandoci su verranno elencati tutti quanti i nostri browser che potremo lanciare tranquillamente direttamente di qua, cliccando su quello che preferiamo. Ecco fatto. Adesso che ho qui giù tutte le mie icone, potrò andare a cancellare quelle presenti sul desktop ed iniziare a fare la mia pulizia. Naturalmente, se ho altri gruppi di icone come queste relative alla messaggistica, mi basterà cliccare su più per aggiungere un nuovo gruppo che chiamerò appunto messaggistica. Cliccherò per aggiungere un'icona relativa alla messaggistica e andrò allo stesso modo con il tasto più ad aggiungere tutti quanti i vari programmi, ad esempio in questo caso Skype, Zoom e così via. Fatto anche questo, cliccherò nuovamente su Save, andrò a riaprire la cartella che ho creato sul desktop, all'interno la sottocartella Shortcuts e trascinerò anche il nuovo gruppo messaggistica sul desktop. In questo modo, ogni volta che cliccherò su messaggistica troverò Skype e Zoom che ho appena trascinato e per aprirli mi basterà cliccare sul programma che voglio aprire. Tutto qui! Una piccola precisazione prima di concludere. Questo software si trova ancora nella versione beta, ovvero di sviluppo, e non escludo che in futuro vengano aggiunte delle nuove funzionalità oppure migliorate in qualche modo quelle esistenti. Se tuttavia hai voglia di provarlo, sappi che è un software sicurissimo e che richiede solamente un attimo di attenzione nel momento in cui vai a creare i vari collegamenti. E detto questo, siamo arrivati alla fine del video e quindi non mi resta che ringraziarti per l'ascolto, salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima!